Ma accendiamo questo treno e vediamo che cosa succede su questo impianto. Quindi partiamo dalla stazione, il treno può uscire dalla stazione tranquillamente e lo vediamo arrivare. Aumentiamo un po' la velocità, giusto per vederlo un pochino un po' più veloce, non troppo però ragazzi, il giusto. Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Ferrovie e Miniature, io sono Gio. Oggi andiamo a vedere un altro progetto, ma questa volta a scala N. Raga, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere un progetto fatto in scala N per un mio cliente che si chiama Luciano, che saluto. Ecco, il progetto in realtà è stato un po' modificato perché subito dopo Luciano è arrivata un'altra persona che mi ha chiesto più o meno le stesse cose. Perché? Perché io ho progettato un plastico in scala N che state seguendo sul mio canale, che è proprio quello che state vedendo adesso nelle immagini, cioè questo scorcio di plastico che avete visto fino ad oggi. Poi c'è una parte nascosta che non è quella che state per vedere adesso, perché il mio plastico in scala N sarà tutt'altro. Ma cosa è successo? Che Luciano mi ha chiesto di farle un ampliamento di questo plastico partendo da dove sono partito io. Ebbene, allora ho aggiunto dei pezzi e gliel'ho consegnato. Nel frattempo, subito dopo è arrivata un'altra persona che si chiama Riccardo Boni e mi ha chiesto di fare un plastico in scala N e se avessi avuto qualcosa di pronto. In realtà c'era qualcosa di pronto ma modificato ed è venuto fuori quello che sto per farvi vedere. Quindi sono due plastici praticamente racchiusi in una modifica totale in uno spazio di circa 3 metri. Andiamo a vedere quali sono appunto gli spazi. Gli spazi utilizzati sono appunto 3,40 m per 1,60 m. È stato tutto pensato in maniera modulare, ma in questo caso andiamo a vedere una tavola completa di questo plastico, di questa struttura. Vi faccio vedere un piccolo spoiler del plastico, non ci capirete un bel niente, ma in realtà c'è già tutta una preparazione dietro, perché io collego due paesi da una parte all'altra con un piccolo centro urbano in mezzo dove vedete questo rettangolo di colore verde, e poi ci sarà una stazione da questa parte dove vedete in questo momento e un deposito da quest'altra, più altri piccoli accorgimenti. Vi ricordo prima di andare avanti che se volete farvi progettare o costruire plastici ferroviari in tutte le scale da me, potete contattarmi alla mail che vedete qua sotto, modjoystick@gmail.com. Detto questo, andiamo a vedere di che cosa stiamo parlando. Quindi la prima cosa che volevo farvi vedere è che in questo plastico, guardiamo la parte iniziale, l'avete già vista nella costruzione del mio plastico, parte proprio da qua, cioè proprio da questo scenario che noi abbiamo già visto nel mio plastico in scala N, che è questo pezzo. Ora io vi sto spoilerando parte di questo plastico, che è così. Sembra quasi un plastico della NOC già lì pronto, ma in realtà è stato realizzato tutto da me. Guardate, questa è la parte del plastico in N. Non so se molti di voi non l'hanno visto, ma se non l'avete ancora visto c'è la playlist del plastico in scala N e vediamo una parte appunto che si trova a terra, ok, piano 0, e poi quest'altra parte che si trova a piano circa 10-8 cm. Quindi che cosa succede? Che abbiamo creato due linee una sopra l'altra differenziate con questo dislivello, e in questa zona, in questo scorcio del plastico, si vede proprio il dislivello, si vede questa strada che passa da sotto il ponte e sale in questo piccolo villaggetto che tra l'altro vedrete nei prossimi video della scala N, la parte finale di questo primo modulo. Quindi andiamo a completare finalmente il primo modulo in scala N e poi cominceremo verso marzo la seconda parte, il secondo modulo, che nulla a che vedere ovviamente con quello che vi sto facendo vedere in questo plastico. I binari che ho utilizzato per questo progetto sono binari in scala N Flashman, ok? In questo caso mi era stato chiesto inizialmente dal primo cliente, che fu appunto Luciano, di farli in quella modalità. Ovviamente ho proseguito mantenendo gli stessi binari, anche perché mi trovo molto bene con i binari Flashman. Se vi state chiedendo quali fossero i binari adatti alla scala N in questo periodo storico in commercio e quali sono quelli che posseggono una grande geometria disponibile, sono appunto i Flashman, Trix e sicuramente i Kato, che sono giapponesi. Sono sicuramente i binari di scala N quelli che posseggono parecchie geometrie, soprattutto sono quelli che posseggono anche binari con la massicciata già incorporata per coloro che magari non hanno capacità di realizzarla o comunque non hanno tempo di farlo, non hanno voglia di farla. In questo caso stiamo usando i binari Flashman, quelli senza massicciata. Per farvi capire meglio, questi, vedete, questi sono i binari Flashman senza massicciata, ok? Quindi che cosa è successo subito dopo, quando abbiamo comunque deciso di creare il plastico inizialmente per Luciano? È successo questo, boom! Abbiamo ampliato in questa modalità, quindi come lo state vedendo adesso porto un po' indietro lo zoom per farvi capire quello che è successo. Ovviamente quello che state vedendo adesso, tutto ciò che è nello spazio bianco, quindi nel fondo bianco, è la parte
parte dove c'è appunto la planimetria, la base del plastico. In questo caso appunto è stato pensato in maniera modulare. La parte verde che vedete dentro in realtà sarebbe il buco, cioè la parte dove poi Luciano poteva entrare dentro e lavorarci, oltre che lavorarci intorno. Io poi ovviamente col tempo ho dovuto invertire le cose per il cliente successivo, che in realtà poi se l'è fatto fare totalmente non modulare ma così, cioè come lo state vedendo adesso. Ok, quindi i moduli di Luciano erano esattamente questi, quindi se io vado a togliere questa parte centrale, quindi creo il bianco, tutto quello che vedete intorno di verde sono le tavole e assolutamente i moduli che potete vedere elencati con 100x40, 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 quindi sopra aveva 3 moduli da 100x40, un 40x160 laterale qui alla sinistra e poi i rispettivi altri 100x40 sotto, eccetera eccetera. Quindi in realtà una sorta di 1 2 3 4 5 6 7 8 moduli circa per creare questo giro di plastico. Ma poi è cambiato tutto, quindi abbiamo fatto questa evoluzione per un altro cliente con queste strade e questa tipologia, mantenendo più o meno il progetto iniziale di Luciano. Sulla parte destra in basso ho aggiunto una sorta di montagna che va a coprire questa zona di anello di ritorno e il plastico diciamo che si presenta in questa maniera. Andiamolo a vedere in 3D prima di poter far viaggiare il treno all'interno. Questo è quello che possiamo vedere in 3D per capire più o meno come sarà questo plastico che verrà costruito appunto per i nostri clienti o comunque per l'ultimo cliente che me l'ha chiesto. In questo caso vedete questa parte dove vedete questi caseggiati gialli senza tetto è una zona diciamo industriale, l'ho voluto differenziare così, che costeggia appunto i binari della ferrovia, mentre questa parte centrale è un villaggio o comunque un paesino adiacente appunto alla zona industriale e che si avvicina ovviamente a questa parte dove c'è la stazione. Abbiamo un intreccio di strade e di collegamenti che ovviamente sono stati fatti in maniera così approssimativa che possono essere ovviamente modificati. Questo serve solo per dare forza ed esempio al progetto. E poi come potete vedere le strade si intrecciano e passano sotto questo ponte iniziale che avevamo progettato con la scala N del mio plastico modulare e poi si è creata appunto questa zona da questa parte con un anello di ritorno coperto da una montagnetta e sopra questa montagnetta diciamo c'è un piccolo villaggio anche qui sopra con le strade eccetera eccetera di collegamento e ci sono dei tunnel che permettono l'entrata e l'uscita dei treni che possiamo osservare da questa parte. Inoltre in questo spazio abbiamo un deposito che possiamo usare per girare le locomotive da questa parte e da quest'altra parte abbiamo uno scalo merci che può essere usato appunto per vari scopi di depositi eccetera eccetera, che sfrutta il lato sinistro di questa ferrovia. Ovviamente quello che non vedete in questo video, in questo progetto, sono la parte digitale, perché in questo caso l'ultimo cliente anche lui mi ha chiesto di digitalizzarlo e quella parte vi viene consegnata quando mi farete fare un progetto da me in maniera del tutto separata, perché appunto si vede tutto lo schema della componentistica elettronica per gestire l'impianto. Quindi poi potrete scegliere di farlo magari con una centrale ESU piuttosto che con il multimouse. In questo caso per esempio un plastico di questa piccola entità può essere tranquillamente gestito da un multimouse senza bisogno necessario di una grossa centralina. Poi se la volete utilizzare meglio ancora, vi divertite di più sicuramente. Prima di farvi vedere il treno che viaggia su questo plastico voglio farvi vedere la lista dei binari che abbiamo utilizzato appunto qua nel progetto. Vi fa vedere anche gli alberi, le cose che non c'entrano proprio niente, sono solamente indicativi e come potete vedere abbiamo usato queste tipologie di binari. Io uso molto anche i flessibili dove ci sono problematiche, invito sempre a usare i flessibili perché vi aiuta veramente tantissimo e poi comunque cerco nel caso di persone poco esperte di utilizzare comunque binari codificati in modo da semplificarvi la vita. In questo caso ho chiesto al cliente prima di fargli diciamo l'intero plastico se avesse avuto delle capacità manuali a lavorare sui flessibili e mi è stato detto appunto di sì e quindi ho potuto approfittare anche di questa cosa. Come potete vedere qua abbiamo più o meno tutta la linea, ci sono circa 7 scambi sinistri, 4 scambi destri, uno scambio doppio inglese e poi abbiamo una marea di binari codificati. Ma ora andiamo a far viaggiare il nostro treno cercando di capire appunto quale può essere il potenziale. Ovviamente su questo plastico possono girare parecchi treni, almeno 2 o 3 sicuramente in contemporanea e poi tenerne fermi anche altrettanti 2 o 3, quindi 6-7 treni potete gestirli tranquillamente. Se magari usate più di 3 treni vi consiglio sempre di utilizzare un booster per avere comunque più fluidità nell'impianto e separate ovviamente la parte diciamo elettronica e gestionale da una parte scorporandola da quello che è la parte di armamento. Vi consiglio questo anche perché vi funziona molto meglio. In questo impianto ovviamente voi non lo vedete come dicevo prima, oltre alla digitalizzazione è stato fatto anche un impianto elettrico per quanto riguarda la gestione degli edifici, dei semafori e di un passaggio a livello che sarà appunto in questa zona qua dove c'è quest'albero. In questo punto qui ci sarà un passaggio a livello che voi non vedete ma è stato chiesto dal cliente successivamente. Quindi quella è la parte diciamo elettronica ed è gestita anche con dei moduli di retroazione in quanto in certi punti abbiamo dei cambi di manovre e dei cambi direzione, quindi abbiamo fatto
fatto degli automatismi per creare appunto il cambio di direzione del treno, quindi per dare l'opportunità al treno di andare avanti e indietro rispettando delle coincidenze, degli arrivi e delle partenze, in modo che possa transitare liberamente. Ma accendiamo questo treno e vediamo che cosa succede su questo impianto. Quindi partiamo dalla stazione, il treno può uscire dalla stazione tranquillamente e andarsene nella parte dell'impianto, quindi sulla parte sinistra dove c'è la zona industriale, che è questa che stiamo vedendo adesso, dove qui addirittura ci sono degli scambi che in questo caso non utilizza perché tira dritto, ma avrebbe potuto scegliere di andare nella parte bassa. Invece in questo caso lui sceglie di entrare nella parte sinistra del plastico che si alza di quota, quindi in questo caso abbiamo un'alzata di quota, come possiamo vedere dall'immagine. Il treno sale fino a praticamente passare su tutto questo lato della zona montuosa fino ad arrivare nel famoso punto dove io ho iniziato il plastico scala N. Passa proprio nella parte che abbiamo iniziato inizialmente, dove appunto c'è questo ponte stradale e un altro ponte stradale da quest'altra parte, e lo vediamo arrivare. Aumentiamo un po' la velocità giusto per vederlo un pochino un po' più veloce, non troppo però ragazzi, il giusto, e qui lo vediamo transitare. È una bellezza secondo me vederlo in questo mood, secondo me ha un bello scenario ed è visibile da tutte le parti. Mi sono dimenticato di dirvi che il cliente ovviamente ha la possibilità di tenere questo plastico in mezzo e girarci intorno tranquillamente, e la parte centrale della parte appunto civile, qui dove vedete la città, è smontabile, quindi è un pannello che si può sollevare e diventa una botola di ispezione per potervi accedere all'interno per eventualmente fare manutenzione. Da questa parte stiamo vedendo l'ingresso nella galleria del paesino che abbiamo qua sopra, molto bellino anche questo, sarà tutto illuminato a luci LED calde, e poi da questa parte vediamo il tunnel portale che ci permette di far tornare indietro il treno. Quindi questo è l'anello di ritorno che abbiamo visto prima. Il treno ci impiega circa una quarantina di secondi a farlo nella realtà per poi tornare nuovamente sull'impianto, e ora sta ripercorrendo lo stesso punto che abbiamo visto prima da quest'altra parte, quindi, e lo possiamo osservare che sta appunto ritornando, quindi impiega parecchio tempo a fare tutta questa strada, perché questo plastico comunque vi ricordo che è in scala N. Vi ricordo di mantenere le velocità adatte alla scala. Un giorno farò un video, me l'avete chiesto in molti, dove vi parlerò appunto delle velocità da tenere durante i viaggi dei nostri treni in base alla tipologia del treno e soprattutto in base anche alla scala, ma soprattutto ancora in base anche alla tipologia di linea. Ora andiamo a vedere che cosa succede. Il treno sta ritornando da dove era partito nella stazione e ora probabilmente potrà prendere un'altra strada, che è quella appunto, ma qua gli facciamo uno scambio, lo facciamo divertire un attimino, lo facciamo scambiare, facciamo finta che qua c'è un treno in sosta in realtà che aspetta il suo arrivo per poi partire e fare la stessa cosa che ha appena fatto questo treno, nel frattempo che questo ora si va a immettere nell'altro circuito, quindi ora sta passando la stazione, potrebbe anche fermarsi, facciamolo fermare un attimo, quindi fa partire l'altro che adesso voi non vedete ma lo immaginiamo che stia facendo lo stesso giro di prima, per poi ripartire nuovamente e andare questa volta sotto al paesino che dove prima ci siamo andati praticamente sopra, e passiamo qua sotto a questo tunnel, lo vedete da questa parte, il treno sta girando sotto il tunnel e ora esce da questo lato, vediamo il lato più corto, dovrebbe uscire da uno di questi due tunnel, infatti esce da qua, nella zona a quota zero, lo stesso percorso, stavolta passando nel lato basso, quindi fa un percorso abbastanza lungo. Ovviamente a discrezione di chi poi sarà l'esecutore di questo plastico potrà decidere di fare anche delle varianti, nessun problema, nessuno ci vieta di variare le cose. In questo caso il treno adesso sta per passare nella zona industriale per poi ritornare nuovamente nella stazione. Facciamo arrivare nel deposito merci, vediamo se si riesce a vedere qualcosa, e stiamo cercando di capire cosa potremmo ottenere da un plastico del genere. Tanta, diciamo, movimentazione, tanta fantasia, ma tanta logistica. In questo caso vedete il treno sta entrando nella zona del magazzino merci, questa zona qua. Guardiamolo da dietro gli alberi, stiamo spiando da dietro i cespugli il suo arrivo, eccolo, guardate, sta arrivando, viene tagliato, quindi viene staccata la locomotiva che si ferma qui adesso, vedete? Lo vedete qua a sinistra il treno, possiamo tagliare i carri merci e lasciarli qui perché devono scaricare. In poche parole otterremo questo effetto. Ora io ve l'ho fatto tagliando, quindi ho lasciato qua i carri merci nello scarico merci, ho lasciato qua i vagoni merci nello scalo merci, ho staccato quelli passeggeri che ora verranno presi dalla locomotiva che si trova qua, che vuole andare ovviamente a prenderseli e andrà a fare una collisione. In questo caso nella realtà dovremo divertirci ad andare ad agganciare il nostro treno passeggeri per portarlo in giro per il plastico. Andiamo a vedere se si aggancia, se succede qualche disastro, non lo so, vediamo un po'. Penso che si sia agganciato,
e ora infatti l'ha preso e lo porta via, ragazzi. Ritorniamo a farci il nostro giro e ritorniamo nel plastico, quindi andiamo a farci un altro giro con il nostro treno passeggeri. Il divertimento è tutto qua, ragazzi, molto bello secondo me. Adesso sta girando, farà il suo giro completo. Ebbene, ragazzi, era questo quello che volevo farvi vedere. Spero vi abbia divertito questa cosa e insomma che vi siate resi conto di quanta possibilità abbiamo in poco spazio con la Scala N di fare tante cose e ovviamente tantissime modifiche. Bene ragazzi, non mi resta che salutarvi, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, se non siete ancora iscritti a questo canale fatelo adesso lasciando un like, condivisione e ci vediamo alla prossima. Ciao!